Benvenuti anche oggi nell'angolo creativo di Rosa Parlato Crochet. Allora, oggi vi faccio vedere come realizzare questo cappellino che sembra veramente un pasticcino molto bello. In abbinamento abbiamo realizzato la copertina che voi adesso state vedendo, quindi potete abbinare questo cappellino a questo modello di copertina o altri modelli di copertina. È un cappellino molto semplice. Iniziamo la lavorazione dal basso, quindi lavorando la prima lavorazione in coste, e poi andiamo a realizzare il punto granny che richiama praticamente la lavorazione della copertina. Io in aggiunta ho realizzato anche, vedete, questo pompon con questo attrezzo che io ho acquistato su Amazon. Praticamente ci sono varie misure, parte da 3,5 fino ad arrivare, adesso non ricordo bene se 7 cm, 5 centimetri, insomma più o meno così. E niente, io uso una lana per uncinetto 3,5, ma potete usare qualsiasi tipo di lana, non richiede particolari, insomma, lane, quindi qualsiasi tipo di lana abbiate la potete tranquillamente abbinare alla vostra copertina o al vostro cappellino. Detto questo, passiamo al tutorial. Allora ragazzi, per il nostro tutorial io vado sempre ad usare la stessa lana che ho usato per la copertina. La marca che vado ad usare è questa della Reed Art, il Baby 185. Sono dei gomitoli da 50 grammi. Sinceramente mi è piaciuto lavorarlo, ha una facilità e una torsione comode. L'ho lavorato con l'uncinetto numero 3,5. Ovviamente potete usare qualsiasi tipo di lana, ok? Io combino questo colore fucsia con questa sfumatura. Iniziamo il nostro tutorial mettendo su 6 catenelle, quindi agganciamo il nostro filo e lavoriamo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Vi dico anche i centimetri, così voi vi regolate in base al filato che usate. Allora, sono 3 centimetri di catenelle. Lavorate le nostre catenelle, vedete, adesso entriamo in ogni catenella e lavoriamo semplicemente delle maglie basse. Quindi in ogni catenella lavoriamo 1, 2, 3, 4, 4 e 5 maglie basse in questa maniera qui, quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie basse. Adesso io giro il lavoro, lo sapete, io non faccio quasi mai la catenella per favorire le principianti. Adesso ci troviamo in questo, dove abbiamo l'uncinetto, vedete, dobbiamo entrare e prendere solo l'asola centrale, quindi non tutti e due, ma solo l'asola, questa qua al centro, e lavoriamo una maglia bassa in coste in questa maniera qui. E così tutti i punti, quindi entriamo nel prossimo al centro e lavoriamo una maglia bassa, e questa sarà la nostra seconda maglia bassa, la terza maglia bassa, la quarta maglia bassa, scusate, 1, 2, 3, questa è la quarta e la quinta maglia bassa in questa maniera qui. Quindi lavoriamo le maglie basse in coste, giriamo il nostro lavoro, dobbiamo avere sempre 1, 2, 3, 4, 5 maglie basse sulla nostra lavorazione. Quindi entriamo nel prossimo e lavoriamo la nostra maglia bassa e lavoriamo le nostre maglie basse fino alla fine. Adesso noi non facciamo altro che andare a lavorare in questa maniera qui le nostre maglie basse fino ad arrivare ovviamente alla fine del nostro lavoro. Non dimenticate l'ultima maglia bassa che si vede di meno, quindi contate, ok? Se pensate insomma di non individuare bene la lavorazione, andate a contare. Io adesso vado a proseguire per un tot di righe, andate a proseguire alla stessa maniera e poi vi dico quante righe ho realizzato. Io ho proseguito per 61 righe, che in centimetri vi dico subito sono, allora stendiamo bene il lavoro, sono 30 centimetri, ok? Ora la tabella
che vi metto il link nel box informazioni, dice per un cappellino 0-3 mesi di circa 31-32 cm. Allora io mi mantengo sui 30 cm perché ovviamente questo è un punto, vedete, elastico, quindi calcoliamo anche la tensione più o meno del lavoro quando andate a mettere sui centimetri, quindi anche se una tabella dice un tot di centimetri, voi regolatevi stendendo più o meno la lavorazione quanto più o meno si estende. Se già vediamo che si estende di 2-3 centimetri, è ovvio che ci teniamo sotto di un paio di centimetri, ok? Con i centimetri che andiamo a lavorare. Adesso io mi trovo in questa maniera qui e devo andare a chiudere in effetti la lavorazione per andare poi ad attaccare l'altro filo. Allora la prima cosa che facciamo è un giro di maglie basse di contorno, quindi guardate, io mi trovo in questa maniera qui, giro, entro all'interno e lavoro una prima maglia bassa. Adesso in ogni riga, vedete, sottostante io devo lavorare una maglia bassa, quindi ho lavorato questo punto, entro nel prossimo e lavoro la maglia bassa. Quindi in ogni riga allargate un po' la lavorazione, vedete, così individuati i punti. Entro nel prossimo e lavoro la maglia bassa. Allarghiamo la lavorazione per vedere la prossima riga. La prossima riga è questa, vedete? Eccola qui, entriamo e lavoriamo la nostra maglia bassa in questa maniera qui. Allarghiamo sempre un po' la lavorazione ed entriamo qui. Quindi in ogni punto andiamo a lavorare la nostra maglia, in ogni riga corrispondente lavoriamo la nostra maglia bassa. Quindi realizziamo questo bordino. Questa lavorazione, vedete, andrà comunque a distendere ancora il lavoro. Ecco perché dobbiamo tenere presente che non dobbiamo fare letteralmente i centimetri che ci dà una tabella, ma più o meno ci dobbiamo regolare noi. Quindi io vado a proseguire in ogni riga fino alla fine. Quando arrivo, vedete, alla fine della lavorazione, ho lavorato tutte le mie maglie basse, adesso vado a chiudere il cerchio, quindi guardate, questo è il dritto, quindi metto dritto verso dritto in questa maniera qui. E devo tenere presente 1, 2, 3, 4 e 5, sulla quinta, vedete, maglia, prendo il filo di fronte, in questa maniera qui, e vado a chiudere, quindi entro nel primo, lavoro una maglia, una catenella, entro frontalmente, vedete, nel secondo, lavoro una maglia bassissima, entro nel prossimo e frontalmente, quindi non saltate nessun punto, altrimenti dopo non vi trovate con la chiusura. Maglia bassissima, nel prossimo maglia bassissima. E questo è l'ultimo punto, vedete, questo è l'ultimo punto e di fronte abbiamo l'ultimo punto anche qui e maglia bassissima, abbiamo chiuso. Ovviamente qui vedete abbiamo il nodino, non vi confondete pensando che sia un punto perché non lo è. Adesso stiamo così, vedete, quindi andiamo sul dritto, capovolgiamo la lavorazione e dobbiamo fare un giro di maglie basse anche qui, quindi entro, guardate, in quello che era il nodino, quindi il primo punto, e lavoro una maglia bassissima anche qui ed ho chiuso, vedete, la lavorazione in questa maniera. Questo poi lo andiamo a nascondere ovviamente dopo. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa, un giro di maglie basse, vedete, in ogni punto. Entro di nuovo nel punto dove già sono e realizzo una maglia bassa. Qui possiamo andare a mettere un marcapunti per non confonderci, così sappiamo quando abbiamo terminato la lavorazione. Quindi adesso in ogni riga, vedete, lavoro una maglia bassa. In ogni riga corrispondente vado a lavorare una maglia bassa. E facciamo questa lavorazione per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti. Arriviamo dunque dove abbiamo il marcapunti, vedete? Questo è l'ultimo punto che devo lavorare, ho il marcapunti. Quindi io taglio il filo, lo tiro in questa maniera qui e vado ad infilare in un ago, tolgo il marcapunti e vado a chiudere con ago, quindi entro da dietro, vedete, in questa maniera qui e poi al centro qui.
ed ecco che ho ricreato il punto. Adesso ovviamente all'interno del lavoro vado sempre a nascondere il filo, quindi entrate più volte per nascondere il filo e poi ovviamente tagliate, nascondiamo ovviamente dopo anche questo filo ed ecco che abbiamo chiuso la lavorazione in questa maniera qui. Ok, adesso andiamo ad agganciarci col filo dell'altro colore, ci agganciamo, vedete qui. Allora guardate, adesso c'è questo dislivello, io non voglio che si veda, quindi entro così e poi entro così, mi aggancio al filato così e realizzo 1, 2 e 3 catenelle in questa maniera qui. Adesso in ogni punto entro e lavoro semplicemente una maglia alta, quindi andate a lavorare una maglia alta in ogni punto sottostante. Lavoriamo una maglia alta in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine questo è il risultato. Adesso io, per la lavorazione che devo andare a fare, ho bisogno di un multiplo di 3. Quindi vado a contare le mie maglie alte e nel mio caso ne manca una. Quindi filo sull'uncinetto, vedete, l'aggiungo semplicemente qui, aggiungo una maglia alta. Multiplo di 3 vuol dire che voi dovete contare sempre 3, 6, 9, 12 e così via. Quindi a me ne manca una e la vado ad aggiungere, ok? Quindi nel caso vostro andate a contare e dovete avere un multiplo di 3. Fatto questo, vedete 1, 2 e 3, chiudo a maglia bassissima su questa terza catenella, ok? Adesso noi dobbiamo lavorare 1, 2 e 3 catenelle dove ci siamo agganciati, vedete questa, contiamo 1, 2 e 3, allarghiamo e all'interno dello spazio lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Non facciamo la catenella distanziatrice in questo caso perché i punti sono molto vicini. Di nuovo contiamo 1, 2, 3, allarghiamo il punto, filo sull'uncinetto e tra i punti entriamo e lavoriamo 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo contiamo, vedete qui c'è il foro, 1, 2 e 3, allarghiamo la lavorazione, filo sull'uncinetto e lavoriamo all'interno 3 maglie alte, 1, di nuovo vedete all'interno 2 e 3 maglie alte. Ed ecco come si presenta la lavorazione. Adesso andiamo a proseguire così fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Adesso guardate, io ho lavorato l'ultimo gruppo e ho 1, 2, 3, 1, 2, 3. In mezzo, vedete dove ho lavorato questa, devo andare a lavorare 2 maglie alte perché la terza l'abbiamo già lavorata, quindi al centro, vedete, entro e lavoro 1 e 2 maglie alte. Conto 1, 2 e 3 e sulla terza catenella chiudo a maglia bassissima la lavorazione in questa maniera qui. Quindi vedete abbiamo realizzato un gruppo, qua abbiamo un altro gruppo e così via. Adesso vedete noi abbiamo subito il foro verso destra, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto ed entriamo subito e lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi 2 e 3 maglie alte. Adesso guardate, in ogni foro che vedete lavoriamo 3 maglie alte senza catenella distanziatrice. 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo filo sull'uncinetto, qui abbiamo un altro foro, entriamo e lavoriamo di nuovo
3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, e andiamo a proseguire in questa maniera qui in ogni foro. Una volta vedete che arrivo alla fine, ho completato l'ultimo spazio, 1, 2, 3, entro nella terza catenella e chiudo sempre a maglia bassissima. Adesso guardate, ci troviamo qui il foro e lavoriamo 1, 2 e 3, però io non lavoro le altre due qui perché è come se dovessi tornare indietro, ma le lavoro al giro di ritorno, quindi lascio le 3 catenelle volanti, entro e lavoro 3 maglie basse sempre in ogni spazio, quindi 2 e 3, e di nuovo vedete in ogni spazio lavoro le 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Quindi andate a proseguire sempre alla stessa maniera in ogni spazio, quindi in ogni spazio 3 maglie alte fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arrivo, vedete, nell'ultimo foro che dobbiamo lavorare, ho già la terza maglia alta lavorata, quindi filo sull'uncinetto, entro e lavoro 2 maglie alte, 1 e 2, e qui vedete 1, 2 e 3 sulla terza catenella, andiamo a chiudere a maglia bassissima la nostra lavorazione. Adesso abbiamo il foro, vedete, subito dopo, quindi 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto, entriamo e lavoriamo le altre 2 maglie alte, quindi 2 e 3 maglie alte. Adesso non dobbiamo fare altro, vedete, che proseguire sempre 3 maglie alte in ogni foro fino ad arrivare all'altezza desiderata. Allora io adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe e soprattutto quanti centimetri ho realizzato. Allora ragazzi, noi dobbiamo arrivare ad un'altezza per la misura di 0, un mese più o meno, di 14 centimetri. Vedete, io sono arrivata a 14 centimetri. Ovviamente la tabella vi dà delle indicazioni, come vi dico sempre andate a rendervi conto più o meno, se avete la possibilità di misurare ancora meglio. Adesso guardate, io mi trovo in questa maniera qui, adesso taglio il filo, filo in questa maniera, ovviamente dopo aver chiuso a maglia bassissima, e vado a nascondere all'interno del filato il mio filo, quindi così, e sul davanti così, e chiaramente poi andiamo a nascondere il filo all'interno. Adesso dobbiamo andare a capovolgere il lavoro in questa maniera qui, quindi sul rovescio della lavorazione, magari nascondetevi anche i fili che vedete, e dobbiamo andare a ristringere la parte superiore del nostro cappellino. Capovolto, vedete il nostro cappellino, quindi il cappellino è sul rovescio, tagliamo un pezzo di filo abbastanza lungo, quindi siate generosi col pezzo di filo, e infiliamo il nostro ago in un punto qualsiasi. Iniziamo, vedete, nei punti superiori ad infilare in questa maniera qui il nostro filo. Ovviamente se avete un ago a punta tonda è meglio, io adesso ho preso questo, però con l'ago a punta tonda è molto meglio, e andiamo, vedete, ad infilare così il nostro filo sul punto, su ogni punto, quindi a fare una specie di passamaneria, vedete, che vado a arricciare il cappellino, quindi in ogni punto, guardate bene, io entro in ogni punto così, proprio in ogni punto, vedete, man mano il cappellino si stringe, quindi entrate in ogni punto fino ad arrivare ovviamente dove abbiamo iniziato. Quando arriviamo, vedete, alla fine, quindi arriviamo proprio nel punto dove abbiamo anche l'altro filo, così non dobbiamo fare altro che tirare bene bene e fare ovviamente un paio di nodi. I nodi li facciamo stretti stretti, vedete, quindi dobbiamo chiudere completamente il foro, quindi io faccio un altro paio di nodini e ci assicuriamo che abbiamo stretto bene bene. Poi ovviamente il filo va nascosto all'interno
della lavorazione. Mi raccomando di non dimenticare mai di nascondere il filo all'interno della vostra lavorazione, perché altrimenti quando andiamo poi a lavare le nostre creazioni può succedere che si sfili il lavoro. Quindi adesso guardate, io guardo un po' il foro e vado a chiudere ancora meglio, vedete? Una volta che devo nascondere il filo approfitto e chiudo un altro poco il mio foro. Ed ecco qui che abbiamo chiuso bene bene. Tagliamo ovviamente il filo e adesso facciamo la stessa cosa con l'altro filo. Una volta vedete che abbiamo chiuso bene il nostro foro, capovolgiamo ovviamente il cappellino e vedete che ha proprio le sembianze di un dolcino, vedete, di un pasticcino, perché è venuto bombato in superficie così. Adesso io ho realizzato un pompon. Allora io uso questi, vedete, questi attrezzi, magari nel box informazioni vi metto il link perché io li ho comprati su Amazon, sono molto molto comodi, devo dire la verità, perché insomma fate veramente il pompon velocemente e poi vedete ha più o meno tutto lo stesso spessore. Allora adesso io ci vado a mettere, vedete, un bel pompon e veramente a questo punto sembra un vero pasticcino. Allora usiamo sempre ovviamente il nostro ago per andare a infilare il pompon. Questo vedete è il centro, quindi entro in un lato in questa maniera qui, quindi vedete ho infilato di qua, vi faccio vedere il filo, adesso infilo dall'altro lato, quindi è abbastanza semplice come procedura. Qui abbiamo, vedete, un filo, lo infiliamo nella parte opposta così e andiamo chiaramente a fare un nudo. Un nudo bello stretto ed ecco, vedete che abbiamo fissato il nostro pompon. Quindi come potete vedere veramente sembra un dolcino questo cappellino. Ovviamente il filato lo andiamo a nascondere all'interno bene bene in modo che si fissi veramente si fissi la lavorazione bene bene al cappello. Quindi come avete potuto vedere il cappellino è semplicissimo da realizzare, fa, vedete, queste pieghe sopra che è molto carino, ovviamente poi sulla testa si vedrà un pochino di meno rispetto a come si nota adesso. Io spero che il tutorial vi sia piaciuto. Questo cappellino è fatto ovviamente abbinato alla copertina, quindi potete ovviamente anche con i colori veramente svariare con i vostri gusti. Se vi piacciono le mie creazioni e le realizzate, le potete condividere nel mio gruppo Facebook, Le Amiche di Rosa Parlato YouTube, e mi fa veramente piacere. Quindi nel box informazioni trovate il link per iscrivervi al gruppo e io vi accetterò senza problemi. Io vi saluto al prossimo tutorial.